Si dice ho o sono al passato prossimo? Vediamolo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti sul mio canale e se questa è la prima volta che guardi un mio video, mi presento, sono Stefano e qui su YouTube insegno grammatica italiana, vocabolario, cultura, faccio video di viaggi e tanto altro. Quindi se non vuoi perdere i miei video, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai nessun video futuro. Se invece già mi conosci e vuoi supportare il mio canale, sai quello che devi fare: lasciare un bel mi piace, questo mi aiuta tantissimo. Oggi voglio aiutarti a capire quando usare essere o avere al passato prossimo, perché so che questo crea molta confusione tra gli studenti di italiano. Questo è molto importante perché se sbagli il verbo ausiliare, la tua frase sarà un po' strana. Però prima di andare avanti voglio anche ricordarti che se sei interessato agli argomenti di grammatica italiana, come questo, ma anche tanti altri, come per esempio la differenza tra il passato prossimo e l'imperfetto, il congiuntivo o le preposizioni, puoi dare un'occhiata ai miei corsi cliccando sul link qui sotto in descrizione o visitando il mio sito www.teacherstefano.com/corsi. Ora iniziamo con la lezione di oggi e cerchiamo di capire quando usare essere e quando usare avere. Prima di tutto devi sapere che in italiano la maggior parte dei verbi prende avere, quindi in realtà noi oggi studiamo i verbi che prendono essere e poi se il tuo verbo non rientra nelle categorie di verbi che usa essere, allora userai avere. Prima di illustrarti però la lista di verbi, le categorie, facciamo una piccola ripetizione del passato prossimo. Chiaramente le regole di oggi valgono anche per gli altri tempi passati, però per facilità parliamo del passato prossimo. La formula per formare il passato prossimo è semplice: soggetto, verbo ausiliare essere o avere al presente e poi il participio passato. Per formare il participio passato è facilissimo, dobbiamo rimuovere le ultime lettere dell'infinito e aggiungere ato per i verbi in are, per esempio mangiato, uto per i verbi in ere, per esempio caduto, e ito per i verbi in ire, per esempio partito. Ora ricorda che quando abbiamo il verbo avere non dobbiamo cambiare il participio passato. Quando abbiamo il verbo essere invece dobbiamo cambiare il participio passato in base al genere e numero del soggetto. Per esempio ho mangiato non cambia mangiato, quindi sia per gli uomini che per le donne. Invece se prendiamo il verbo andare che richiede essere, diremmo sono andato per un uomo e sono andata per una donna. Benissimo, ora dopo questa breve ripetizione del passato prossimo, finalmente possiamo vedere le categorie di verbi che richiedono essere. Prima di tutto abbiamo i verbi di movimento. Generalmente i verbi di movimento come andare, uscire o partire richiedono essere. Per esempio, sono andato al parco con il mio cane. Sono andato al parco con il mio cane. Oppure, ieri siamo usciti alle 9 di sera. Ieri siamo usciti alle 9 di sera. Attenzione però, non tutti i verbi di movimento richiedono essere. Infatti ci sono alcuni verbi come camminare, che chiaramente esprime un movimento, che in realtà usano avere. Infatti si dice ho camminato. Ora passiamo alla seconda categoria, i verbi che non indicano nessun movimento. È proprio l'opposto della categoria di prima e abbiamo tre verbi: stare, rimanere e restare. Questi verbi richiedono essere. Per esempio, siamo rimasti a casa perché faceva freddo.
siamo rimasti a casa perché faceva freddo. Ora passiamo alla terza categoria, i verbi riflessivi. Tutti i verbi riflessivi richiedono essere, non c'è nessuna eccezione. Per esempio, lavarsi, divertirsi, vestirsi. Vediamo qualche frase. Io e mia sorella ci siamo divertiti alla festa. Io e mia sorella ci siamo divertiti alla festa. Oppure, mi sono vestito in 5 minuti. Mi sono vestito in 5 minuti. Ora passiamo alla quarta categoria, i verbi che indicano un cambiamento di stato nel soggetto. Per esempio, nascere, crescere, morire, diventare, sono tutti verbi che ci fanno intendere un cambiamento nel soggetto. Allora usiamo essere. Per esempio, sono nato il 26 dicembre del 1997. Sono nato il 26 dicembre del 1997. Un cambiamento di stato. Prima non esistevo e poi sono nato. Oppure Paolo è diventato un bravo avvocato. Paolo è diventato un bravo avvocato. Anche in questo caso abbiamo un cambiamento di stato. Prima non era un avvocato e poi è diventato un avvocato. E per finire, la quinta categoria, il verbo essere. Anche il verbo essere usa essere come ausiliare. Ricorda però che il participio passato di essere è irregolare, infatti si dice stato. Per esempio, siamo stati in vacanza a Roma. Siamo stati in vacanza a Roma. Adesso, se il verbo che tu vuoi coniugare al passato non rientra in nessuna di queste categorie, allora devi usare avere. Chiaramente ci sono delle eccezioni. Per esempio, ci sono dei verbi che possono prendere sia essere che avere e cambiano un po' di significato. Ti lascio qui sotto in descrizione un video che può aiutarti su questo argomento, se vuoi approfondire delle regole un po' più particolari. Però queste sono le regole generali. Allora, adesso hai capito quando dire ho e quando dire sono? Se l'hai capito, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta tantissimo. Quindi, se lasci mi piace, dirai a YouTube che questo video è perfetto per capire la differenza tra essere e avere. E quindi YouTube invierà questo video a tutti gli altri studenti di italiano come te che non capiscono questa differenza. Quindi, se vuoi aiutarmi a far crescere il mio canale, lascia un bel mi piace, mi aiuta tantissimo. E ovviamente, se non vuoi perdere i miei video futuri, non dimenticare di iscriverti al canale e anche attivare la campanellina, così riceverai una notifica quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!